Oggi in esclusiva per voi, storia della Domus Romana. Benvenuti nell'antica Roma. Dimenticate il Colosseo per un attimo. Oggi vi portiamo nel cuore pulsante della vita romana, la Domus, la casa. Un mondo di lusso e di intrighi, rivelato dalle pagine di Vita Romana di Ugo Enrico Paoli. Paoli, con la sua meticolosa ricerca basata su autori classici come Vitruvio per l'architettura e Cicerone o Plinio il Giovane per la vita quotidiana, ci svela che la casa romana non era solo un rifugio, ma un palcoscenico per la vita sociale, politica ed economica. La Domus aristocratica, in particolare, rifletteva lo status del suo proprietario, distinguendosi nettamente dalle umili abitazioni del popolo. Il vero cuore della Domus era l'atrio, non un semplice ingresso, ma il centro nevralgico della casa. Qui si svolgevano le salutationes mattutine, quando i clienti si presentavano al patrono. L'atrio, con la sua apertura sul tetto chiamata compluvium e la vasca sottostante, l'impluvium, raccoglieva l'acqua piovana, fondamentale per la vita domestica. Era un luogo di accoglienza, ma anche di esibizione della ricchezza e del potere del pater familias. Con statue degli antenati e arredi preziosi, si narra che alcuni ricchi romani, per impressionare i visitatori, facessero decorare l'impluvium con marmi preziosi o persino con pesci vivi, trasformandolo in un piccolo stagno ornamentale, come un vero e proprio acquario ante litteram, a dimostrazione del loro sfarzo. Direttamente dall'atrio si accedeva al tablinum, l'ufficio del padrone di casa. Qui venivano conservati gli archivi di famiglia, i documenti, le registrazioni contabili. Era un luogo di lavoro e di amministrazione, spesso adiacente al giardino, permettendo una vista attraverso la casa, dal fronte al retro, simbolo di trasparenza e apertura nella vita pubblica del romano. Come ci raccontano le lettere di Cicerone, per il romano dell'élite, la casa non era solo privata, era un'estensione della sua vita pubblica e delle sue responsabilità. Superato il tablinum, si entrava nella seconda sezione della Domus, dominata dal peristilio. Questa parte, di chiara influenza greca, rappresentava l'area più privata e rilassante della casa. Un cortile interno, circondato da colonne, con un lussureggiante giardino, fontane e sculture. Era qui che la famiglia si ritirava, dove si passeggiava all'ombra e si godeva la tranquillità lontano dal trambusto dell'atrio. Plinio il Giovane, nelle sue famose lettere, descrive dettagliatamente le sue ville con magnifici peristili, alcuni con siepi tagliate a forma di animali e persino con fontane che azionavano giochi d'acqua automatici per intrattenere gli ospiti. Un vero paradiso privato, spesso utilizzato per cene all'aperto nelle calde sere romane. Intorno al peristilio si disponevano le stanze dedicate al piacere e all'ospitalità, come il triclinium, la sala da pranzo. Il nome stesso deriva dai 3 letti, triclini, sui quali gli ospiti si sdraiavano per consumare i pasti, in un'atmosfera di convivialità e spesso di ostentazione. I banchetti erano eventi sociali cruciali e il triclinium era progettato per impressionare. Si narra di banchetti talmente sontuosi da richiedere l'uso di servi da bagno che, dopo ogni portata, portavano acqua profumata e tovaglioli affinché gli ospiti potessero pulirsi le mani, dato che si mangiava prevalentemente con le dita. Un lusso che, come ci suggerisce Petronio nel suo Satiricon, poteva a volte sfociare nell'eccesso grottesco. Altri ambienti essenziali includevano i cubicula, le camere da letto, spesso spoglie e funzionali, testimoniando che il sonno era considerato un semplice riposo. La culena, la cucina, era sorprendentemente piccola e basilare nella Domus aristocratica, poiché la maggior parte del lavoro era svolta dagli schiavi. Adiacenti alla cucina, per praticità, si trovavano la latrina, il gabinetto e a volte un piccolo balneum privato, una vasca da bagno, simbolo di un lusso non comune per la maggior parte della popolazione. L'arredamento delle case romane era sorprendentemente diverso da quello moderno, con un forte senso di funzionalità e decorazione artistica. De Paoli infatti ci spiega: le stanze della casa romana non erano ingombre di mobili come le nostre. Ai romani le nostre stanze parrebbero magazzini, un concetto di spazio molto diverso dal nostro, più libero e arioso. Gli oggetti di uso quotidiano venivano spesso riposti in nicchie scavate nelle pareti o in piccoli ripostigli. Paoli sottolinea che, per conservare oggetti e tessuti, più ancora che i mobili come armaria, capsae, cistae, scrinia, eccetera, servivano delle stanze adibite appunto a questo scopo. Questo riduceva la necessità di armadi voluminosi e permetteva agli ambienti di rimanere spaziosi. I mobili stessi erano vere opere d'arte, non solo in legno, ma anche in bronzo, marmo, avorio e persino argento, soprattutto nelle case più ricche. I tavoli, per esempio, potevano avere gambe scolpite con forme di sfingi, zampe di animali o figure umane. Il letto era il mobile più diffuso e aveva molteplici funzioni. Si usava per dormire,
riposare e persino per mangiare nei banchetti. Le beyam, sedie più raffinate, chiamate cattedre, avevano schienali alti e ricurvi, spesso dotati di cuscini per maggiore comodità. Le cella e servorum, le stanze degli schiavi, non avevano una posizione fissa, ma erano disseminate in punti strategici della casa, a seconda delle loro mansioni. E non dimentichiamo le tabernae. Molte domus incorporavano negozi o botteghe direttamente affacciate sulla strada, spesso gestite dal proprietario di casa o affittate, a testimonianza della vitalità economica che permeava anche le abitazioni private. Ma Paoli non si limita alla domus. Il suo studio ci porta a confrontarci con la realtà della maggior parte dei romani, le insulae. Le case delle classi sociali più basse nell'antica Roma erano proprio le insulae, edifici multipiano costruiti con materiali economici e spesso sovraffollati. La vita quotidiana nelle insulae era caratterizzata da spazi ristretti, condizioni igieniche precarie e una forte promiscuità. Gli appartamenti erano spazi ridotti, spesso condivisi tra più persone, con una conseguente mancanza di privacy. L'acqua era scarsa e spesso bisognava recarsi alle fontane pubbliche per rifornirsi. L'illuminazione era insufficiente, poiché le finestre erano piccole e prive di vetri, coperte con teli o pelli. L'arredamento era estremamente semplice e funzionale. I mobili erano essenziali, con pochi sgabelli, tavoli semplici e cassapanche per riporre gli oggetti. I mobili erano spesso in legno grezzo, senza decorazioni elaborate, riflettendo la dura realtà quotidiana. Queste condizioni comportavano notevoli disagi e pericoli. Le insulae erano costruite con materiali economici e spesso soggette a incendi e crolli, una minaccia costante per i loro abitanti. I piani superiori erano accessibili tramite strette scale di pietra, rendendo difficile il trasporto di beni. Il rumore era altrettanto costante, con vicini che vivevano a stretto contatto e botteghe al piano terra che aggiungevano al trambusto urbano. Nonostante le difficoltà, la vita nelle insulae era dinamica e piena di interazioni sociali. Molti abitanti lavoravano nelle botteghe o nei mercati, contribuendo attivamente all'economia urbana. Le strade erano affollate e caotiche, con venditori ambulanti e animali che circolavano liberamente. Le famiglie spesso mangiavano fuori casa, acquistando cibo da venditori di strada o nelle tabernae che animavano i quartieri. Le insulae erano costantemente minacciate da incendi e da crolli, dato che spesso venivano costruite in fretta e con materiali scadenti. La vita qui era un'esperienza di promiscuità e precarietà, lontana anni luce dal comfort e dalla privacy della domus patrizia. Il poeta satirico Giovenale, nelle sue satire, si lamentava amaramente dei pericoli della vita in città. Le case cadono, il fuoco divora i piani alti e le vie sono bloccate dalle cadute. Chi potrebbe dormire a Roma? Una testimonianza vivida dei rischi quotidiani che affrontavano gli abitanti delle insulae. Grazie a studiosi come Ugo Enrico Paoli e alla sua Vita Romana, che ha saputo distillare la saggezza di autori come Vitruvio, Cicerone, Plinio il Giovane, Marziale e Giovenale, possiamo varcare le soglie di queste dimore, comprendendo non solo la loro architettura, ma l'anima stessa della società romana. Dalla sontuosa domus del patrizio, simbolo di potere, raffinatezza e di un arredamento sorprendentemente funzionale, alle fragili insulae che ospitavano la massa, ogni tipo di casa era un microcosmo delle speranze, delle sfide e delle abitudini di un popolo che ha plasmato la civiltà occidentale. Un viaggio nella casa romana è un viaggio nella vita romana stessa. Grazie per averci seguito.